Mentre in Serie A continua una lotta accesissima per i posti europei, l'Inter ha ormai archiviato il discorso campionato con la vittoria del 21° scudetto e adesso può guardare a altri obiettivi, a 2 grandi obiettivi. Il primo è sicuramente quello di provare a portare a casa il secondo trofeo stagionale e l'altro è quello di, continuare a porre le basi per la prossima stagione. E proprio la sfida contro la Lazio in finale di Coppa Italia potrebbe dare delle indicazioni molto, molto importanti in questa ottica, soprattutto per quel che riguarda la questione, portiere. Da monitorare poi alcune situazioni anche in altri reparti, con particolare attenzione ai nomi di Frattesi, di Mkhitaryan, di Diouf e tanti altri che tra poco insomma vi, citerò. Affronteremo quindi tutti questi temi e tutti questi discorsi in questo nuovo, contenuto. Amiche, amici nerazzurri, ben ritrovati a tutti voi ovviamente qui su Passione Inter. Prima di partire come sempre io vi invito a lasciare un mi piace a questo contenuto, iscrivervi ai nostri canali e poi ad unirvi alla famiglia del club di Passione Inter, passioneinter.club, e stiamo preparando un po' di cose per voi, sia per la vittoria dello scudetto, con la speranza insomma di portare a casa anche un altro trofeo. Quindi vi aspettiamo insomma nel club di Passione Inter per parlare tutti i giorni di quello che riguarda la nostra Inter, come facciamo già ovviamente anche qui sul nostro canale. Allora partiamo da Josep Martinez, perché la Gazzetta questa mattina ha confermato quello che in realtà, già sapevamo in parte, che vi avevamo anche rivelato, ossia che il poco impiego, in stagione del portiere non è dipeso solo ed esclusivamente da un discorso tecnico, ed è proprio per questo che le intenzioni, le valutazioni al momento potrebbero anche cambiare. Infatti, sulla Gazzetta si legge: "Nel day by day di Appiano non era stato il più professionale della compagnia". Se vi ricordate anche Chivu dopo la rimontada, contro il Como in Coppa Italia aveva parlato di Martinez e aveva detto, che avrebbe potuto avere anzi più possibilità, più opportunità, ma se non è accaduto lui sa perché. Una sorta di messaggio che, ci aveva fatto capire che c'era qualcosa dietro, insomma, che era successo con il giocatore che andava oltre il discorso appunto, tecnico. Adesso però le cose possono cambiare, perché Martinez sta innanzitutto rispondendo positivamente in allenamento, sembra aver cambiato atteggiamento e questa è una cosa che l'Inter sta gradendo, moltissimo, ma sullo sfondo c'è anche il nome di Vicario e come anche per coerenza, insomma, rispetto a quelle che sono le notizie che ci arrivano, noi vi confermiamo che comunque questo è stato sempre il primo nome per la porta dell'Inter, del futuro, perché la scelta sull'ex Empoli arrivava proprio in primis da dirigenza. Sapete che Pier Ausilio, insomma, ha avuto sempre un certo, feeling con questo giocatore, area tecnica, anche, lo staff dei preparatori dei portieri, quindi era stato il nome adocchiato, diciamo, da, dirigenti e staff tecnico. E tra l'altro, Vicario stesso ha mostrato più volte la volontà, di fare ritorno in Italia e aveva trovato anche un accordo, un'intesa con il club, nerazzurro, quindi per poter fare ritorno in Italia e arrivare insomma in quella di, Milano. Vicario che tra l'altro questa sera si giocherà insomma una partita molto importante con il Tottenham che vuole, confermare insomma l'uscita dalla zona, retrocessione dopo le ultime 2 vittorie consecutive sotto la guida del nuovo arrivato, De Zerbi. Non è ancora matematicamente salvo, ma insomma in questo momento si sono portati in una condizione di maggiore tranquillità, rispetto al passato, e è proprio il Tottenham in questo momento a fare un po', da ostacolo all'eventuale trattativa tra Inter e Vicario, perché non è stato ancora trovato l'accordo proprio con il club. Quindi tra Inter e Vicario c'è l'accordo, tra Inter e Tottenham manca l'accordo. Quindi dove voglio portarvi? Il fatto che ci sia una situazione, di Vicario ancora un po' da sbloccare, perché vi ho raccontato insomma, il tutto, e un Martinez dall'altra parte che potrebbe, magari confermarsi anche con un'eventuale vittoria in Coppa Italia o comunque con una buona prestazione in finale di, Coppa Italia, i piani dell'Inter comunque potrebbero anche ribaltarsi verso un'eventuale conferma
dello spagnolo e magari "bocciatura" tra mille virgolette, ma nel senso di, preferenza, ecco, magari dell'uno rispetto all'altro, di Vicario nel caso, Martinez, come specifica Gazzetta, tra l'altro non ha intenzione di restare a Milano per fare il secondo, quindi nel caso in cui Martinez dovesse restare a Milano, resta per fare il primo portiere e quindi prendere il testimone di, Sommer eventualmente. Quindi è una situazione da monitorare e molto secondo me passerà appunto anche dalla finale di Coppa Italia e da come Martinez arriverà a questa finale di Coppa Italia, proprio appunto, in allenamento, da come si mostrerà, insomma tanti tasselli che poi possono portare eventualmente ad una decisione piuttosto che a un'altra. Ma la cosa fondamentale di questo discorso che riguarda Martinez è anche appunto l'aspetto economico, perché è da considerare che le risorse che non andrebbero impiegate per l'acquisto di Vicario potrebbero essere eventualmente impiegate per altri acquisti e altri reparti. Vi ricordo che comunque la cifra per Vicario non è e non era bassa, perché si parla di 20, 25 milioni per un investimento sul portiere che teoricamente dovrebbe essere il portiere dei prossimi anni dell'Inter, quindi l'intenzione comunque era quella di fare un investimento in questo senso, con l'Inter che ha sempre cercato di giocare a ribasso con il Tottenham anche per via della situazione della squadra, però appunto una cifra importante che se non dovesse essere destinata all'acquisto di Vicario probabilmente appunto verrà destinata ad altri reparti. Allora spostiamoci in un altro reparto, quello di centrocampo. Oggi, vi specifico che mi sto concentrando di più sulla situazione anche in uscita, dei giocatori, perché i tanti nomi accostati all'Inter ve li facciamo spesso, ne abbiamo parlato spesso, ne parliamo anche in live, quindi oggi voglio insomma definire con voi anche diverse situazioni in uscita, perché queste poi portano anche alle decisioni in entrata. Sappiamo che una cosa è conseguenza dell'altra. A centrocampo ci sono fondamentalmente 3, 4 situazioni da tenere in considerazione, ehm, tenendo ovviamente sempre in considerazione che poi il mercato regala sorprese, può succedere di tutto con chiunque, però ecco, le situazioni da monitorare di più sono quelle di Mkhitaryan sicuramente, di cui abbiamo discusso anche tanto ieri in live. Mkhitaryan è in scadenza di contratto, 37 anni, sono arrivate anche da lui stesso nella precedente stagione, delle affermazioni che hanno fatto pensare anche ad un addio al calcio. Ieri però in live mi avete un po' "sorpresa" tra virgolette, perché poi mi aspetto anche questa riconoscenza nei confronti del giocatore, però abbiamo fatto un sondaggio, vi ho chiesto, quanti di voi insomma, vorrebbero tenere Mkhitaryan anche per la prossima stagione e devo dire che in tanti hanno risposto, positivamente, quindi in molti vorrebbero ancora Mkhitaryan all'Inter, probabilmente spinti anche in questi giorni dalle ultime prestazioni con i 2 gol che sono arrivati nelle ultime 2 giornate. Ecco, vi dico questo, oggi anzi ieri, Fabrizio Romano ci ha confermato un po' la situazione che già sapevamo, ossia in questo momento Mkhitaryan è davanti ad un bivio. Sono arrivate anche cioè è arrivato anche un po' di interesse da parte di altri club, ma il giocatore ha davanti una scelta: o dare l'addio al calcio, quindi, insomma arrivare alla fine, della carriera dopo questa stagione anche positiva, oppure restare un altro anno in nerazzurro, provare a rimanere un altro anno in nerazzurro, ma ovviamente in quel caso dovrebbe esserci anche l'okay del club, quindi un accordo tra club e giocatore e soprattutto, con uno stipendio che si aggira intorno ai 5.000.000 lordi, di Mkhitaryan, si dovrebbe andare appunto a ribasso, quindi ingaggio a ribasso. Questa è la situazione, ma, voglio già anticiparvi che quello che ci risulta è che comunque Mkhitaryan sta pensando appunto a, salutare ecco cioè a chiudere la sua carriera anche con una stagione positiva all'Inter e come dicevo questo finale romantico con il sigillo sullo scudetto, i gol che sta facendo recentemente e questo sicuramente è molto, molto positivo. Verso l'addio invece praticamente certo è Davide Frattesi, destinato a liberare uno slot importante a centrocampo, sia a livello di spazi, ma anche a livello di costi, perché Frattesi è uno dei giocatori che pesa più annualmente per questa Inter tra ingaggio, lordo e, ammortamento, e appunto si appresta ecco a mhmm, a liberare uno slot importante per questa Inter, visto che il suo impatto economico non è, direttamente proporzionale all'impatto che ha sul campo. Anche questa stagione purtroppo non ci ha restituito insomma, delle prestazioni positive e per il bene di entrambi si sta viaggiando verso un possibile addio. Un addio sereno, perché comunque da quel che ci risulta c'è anche una decisione di comune accordo, ecco, tra Inter e giocatore. Quindi Frattesi insomma è uno di quelli che sappiamo già, insomma
possiamo considerare fuori dal progetto Inter per la prossima stagione. A centrocampo, gli altri nomi da tenere un po' in considerazione sono sicuramente quelli di Diouf e Luis Enrique, con Luis Enrique che credo, l'Inter proverà a piazzare in estate, oppure, non so se verranno fatte altre valutazioni, però la sensazione, o perlomeno quello che farei io, visto il rendimento del giocatore, anche se non si boccia a prescindere dopo una prima stagione, forse appunto proverei a fare un saltino di qualità, anche se le risorse lo permettono. E poi c'è Diouf che, recentemente stiamo vedendo in più ruoli, fondamentalmente in questa stagione l'abbiamo visto in tanti ruoli diversi e il primo ruolo è stato quello di esterno destro, lui in realtà è una mezzala sinistra, ne abbiamo parlato ampiamente in live ieri. Anche questo aspetto è curioso perché in base alla decisione che avverrà su Diouf di permanenza, ma anche di impiego, poi si capiranno anche le altre mosse a centrocampo, perché se Diouf resta per fare ad esempio il vice Dumfries, appunto poi verranno fatte altre valutazioni per quelli che sono gli altri ruoli, del reparto. Quindi da capire, ecco, l'incasso, da capire l'intenzione dell'Inter. Io come ho detto ieri, Diouf sicuramente, deve crescere, ma sta dando tanto a livello di, propositività e di personalità ed è una pedina che in prospettiva io onestamente mi terrei, ma come sempre lo chiedo anche a voi, ne abbiamo discusso anche ieri, ma vi, ripropongo anche la domanda. Concludo però spostandomi invece nel, reparto difensivo, dove resta aperta la questione Bastoni-Barcellona e nelle ultime ore si è parlato tanto di un possibile ritorno di Pavard. Il Marsiglia infatti non ha alcuna intenzione di, riscattare il giocatore, una notizia non positiva per l'Inter che perde 15 milioni, certi nel caso di riscatto del giocatore, che appunto farà probabilmente ritorno a Milano a meno di grosse sorprese, ma sappiamo già che l'Inter, insomma vorrà piazzarlo, non vorrà trattenerlo a Milano. Non è un discorso tecnico, anche perché, non credo che Pavard non sia un giocatore, insomma, di livello. All'Inter lo ha dimostrato, noi abbiamo fatto un salto di qualità con Akanji, ma Pavard ha sempre dimostrato di essere un ottimo giocatore, un buon giocatore. È un discorso legato a un legame che si è rotto, a qualcosa che si è rotto nella precedente estate e quindi non c'è, intenzione appunto di trattenerlo a Milano. Quindi, Pavard non è destinato, ecco, a fare ritorno effettivo all'Inter, confermato poi anche appunto da Fabrizio Romano che tra l'altro questa mattina ha smontato un po', una notizia calda delle ultime ore su un possibile arrivo in difesa di Ruben Dias. Era una notizia che, era stata lanciata da Sky, a Sky Calcio Show da Di Canio, aveva un po' acceso gli animi, però appunto Romano ha specificato che il City comunque vede, Dias come un giocatore fondamentale, per il club e quindi non c'è intenzione insomma di liberarlo, di lasciarlo andare. E noi piuttosto vi confermiamo che il nome più caldo per la difesa interista resta quello di Muaremovic con, Solé e Ghila sullo sfondo. Su Ghila c'è anche il Milan, Ghila che, ritroveremo tra l'altro appunto dopodomani, nella finalissima di Coppa Italia contro la Lazio, dove l'Inter proverà a strappare questo secondo trofeo, stagionale. Vi aspetto nei commenti perché ho aperto tanti temi di dibattito, quindi voglio sapere un po' che cosa ne pensate, soprattutto per il primo tema, affrontato relativo al portiere. Vicario sì, Vicario no, Martinez sì, Martinez no, ditemelo un po', nei commenti, vi aspetto, vi leggo perché poi tutte le vostre considerazioni ovviamente le terremo in considerazione anche per la live di oggi alle 19:30. Vi ringrazio per essere arrivati fino a qui, vi saluto, ma ci risentiamo appunto alle 19:30 in live qui su, Passione Inter. Per tutte le ultime notizie seguite anche il nostro sito passioneinter.com. Nel frattempo io lascio un contenuto al link in descrizione per chi ci sta ascoltando in podcast. Se invece ci state seguendo su YouTube vi basta cliccare qui.